Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale in camper con C e Salvo. Siamo qua nel parcheggio di Carvalhal. Non guardate la pronuncia perché sicuramente non è giusta. C'è questo grande parcheggio dove ieri c'erano tanti camper, adesso ce ne sono più pochi, comunque parcheggio gratuito. La giornata non è il massimo, è nuvolosa e adesso andiamo a fare un giretto di ispezione. Vi facciamo vedere un po' il posto. Proibito animali, anche qua, l'abbiamo già detto altre volte, anche in Spagna di solito nelle spiagge non è consentito l'accesso agli animali. Non capiamo perché, comunque questo è. C'è una passerella un po'... non mi sentivo molto sicura su questa passerella. Oggi il mare è agitato, Il tempo mi abbiamo detto che non è bello, però comunque non fa freddo, ecco, non fa freddo. Ecco anche Salvatore. Buongiorno, Buongiorno, Io sono andato in perlussazione. sono venuta anch'io, lui è andato un po' più avanti di me. Sì. Ma sta salendo la marea, Perché prima sono passato da lì e non c'era acqua, ho detto cavolo, ma qua invece di diminuire aumenta, vedi? Allora sta salendo, Sono sì. passato lì in mezzo e non c'era l'acqua, adesso vedi che c'è già Sì. tutta l'acqua. Qua ci sono dei percorsi da fare a piedi. Abbiamo visto diversi escursionisti. Vedete questo? Fa un profumo. Allora Salvo l'ha toccato. volevo sentire il profumo schiacciandolo con le dita, come faccio di solito, come fanno tutti, no? Che sprigiona poi l'odore alla foglia, e mi sono rimaste le dita incollate perché è tutto pieno di resina, guardandolo adesso da vicino, dopo che mi si sono incollate le dita. Vabbè, senti? comunque sì. No, non ti faccio niente. È senti? pieno di resina, sì. E ha un odore particolare, tipo di liquore. Sarà una pianta che usano per fare un liquore? Non lo so, ha un Non aroma lo so. che mi ricorda vagamente il liquore. Attenzione, B.
Sono due i pescatori. Vedi? Pescano in mezzo alle rocce, lì pescano i saraghi. Nei punti lì dove c'è tutta quella schiuma bianca, vedi dove sono loro, in prossimità delle rocce dove batte l'acqua, lì è la zona dove stanno i saraghi quelli anche belli grossi. Dai che esce il sole, dai! La vedi? La spiaggetta di Adamo ed Eva. Non c'è nessuno lì, infatti. Peccato che oggi il sole è coperto dalle nuvole. Anzi, più che nuvole è una foschia completa, non neanche proprio nuvole. Troppo bello qua, peccato che non c'è il sole che le rende ancora più luminose, ma sembra un giardino botanico, È vero. no? Sì. Figo, eh? Guarda che bei colori che ci sono. Spettacolare, spettacolare. La cosa bella sono gli odori che si sentono anche. Sprigionano degli odori, dei profumi, queste piante particolari che sono molto piacevoli. Rich, inizia a piovere. Questo è proprio marcito. Guarda che roba. Accidenti. Peccato. Piove, Pi. Sì, c'è 2 gocce, dai. Diamo ancora un pezzettino, dai, poi torniamo indietro. Troppo bello qua in mezzo. Sì, bello. Senti che pace che c'è. Dove stiamo andando a finire? Non va a capire, qua si fa sempre più fitta la situazione. Qua tra un po' ci va il macete. Come fanno in Amazzonia. Ah no, è più aperto qua, dai. Vediamo un po' dove siamo sbucati. Ah, ecco dove siamo sbucati. Siamo sull'Alto Crinale. Rich, non ci siamo persi. No. Vediamo un po' qua. Com'è la fazenda. Mamma mia che bello. Che bello, che bello. Boh, più di così non posso andare. Abbiamo fatto tutta questa macchia qua
La passerella dove eravamo prima non la vedo più, forse adesso sono un po' più in basso. Ah sì, è laggiù, sono un po' basso, non si vede. Comunque noi siamo in questa gola qua, l'ultima. Che c'è, una moto? E dove va questo? Ma pensa a te, guardate che curiosa sta pianta. Ah, Cos'ha di anormale secondo te? che Vediamo un spoglia. po'. No, a parte quello che è spoglia e secca tutto quello che Che i vuole. rami tagliati. No, un altro dettaglio che è strano, che io non avevo mai visto in una pianta. Che hai dei pezzi verdi. No, dai, vediamo se ci arrivi. Quello che ho notato io, poi non è che devi per forza arrivarci. È senza tronco. E là il tronco, è là la base. Sì, ma vedi che c'è i rami che poggiano per terra. Io non ho mai visto una pianta con i Ah. rami che poggiassero per terra come questa. Ah boh, Vedi? È curioso. sì, è curioso. Cioè, guarda, c'ha tutti i rami, È vero, è vero. tutti i rami che poggiano per terra. È strano. Cioè, sarà magari una cazzata, per carità, però è curioso, io non l'ho mai visto. Sta piovendo. Guardate come si è alzata la marea. La spiaggia è diventata la metà. Queste sono le rocce dove io prima stavo passeggiando, adesso sono quasi completamente coperte. Comunque volevo far notare che in tutte le spiagge del Portogallo, quelle diciamo non proprio tutte al 100%, cioè nelle gole dove arrivi solo con la barca no, però quelle dove è possibile l'accesso alle persone normali c'è sempre, e dico sempre, il servizio di guardia spiaggia. Guardateli qua, 2 persone con le loro attrezzature e stanno qua tutto il giorno. Eccola lì la mia bella ricciolina. Ti è piaciuta questa passeggiata? Molto bella, molto bella. Al camper, stiamo cercando il micetto prima di andarcene. Abbiamo notato già, come ho detto prima, che il parcheggio praticamente si è svuotato, ma sarà che anche che oggi non è una bellissima giornata. Vedete, qua ci sono anche, non so se sono portoghesi, comunque col tendalino che pranzano tranquilli. Pranzo con insalatina di patate, cipolle e pomodori. E poi abbiamo l'insalata di riso. Appena fatta. Sì, che è sempre buona da mangiare. Appena fatta. Poi stavo cercando di ascoltare un po' di musica. Stiamo mettendo questa staffetta, la devo mettere qua di rinforzo, perché qua c'è il piano di legno che è sottile, che fianca a Cinzia, e siccome questa vite qui non tiene più questo, allora quella parte del ripiano che ha una parte che entra qua dentro dove c'è questa fresatura, questa scanalatura, essendo che questo balla, la vite qui non tiene più, si è spanato il filetto, cioè il foro, non il filetto, perché il filetto nel legno non è che ce n'è molto. Comunque non sta più qua dentro, per cui fa tutta la pancia e c'è il rischio che si spacchi. Allora devo fare in modo, mettendogli questa staffetta qui provvisoria, gli metto poi una vite qua così, in modo che non riesce più a fare questo movimento. Ok. Te capio? È proprio un taccone, però secondo me poi funzionerà.
Adesso vado a fare 2 forellini lì. Allora, quello che vi stavo dicendo prima, praticamente questa parte qui, questo si infila così, Quella ok? che appoggia lì. Però dalla parte di qua vedete che ha questo listello dove appoggia, quel listellino lì. Invece di qua, come si può vedere, non ha nulla. No, non ha nulla, a parte questo spessore che però gli hai messo adesso, Sì. prima non aveva nulla. Quello lì si infila, cioè il profilato di qua si infila in quell'asola, vedete che ha questa fresata qua. Praticamente adesso vi faccio vedere. Entra dentro lì così, vedete che si incastra qua, fai vedere bene qua, vedi che si incastra lì dentro lì così. Però avendo questa parte che si muove, qui non aveva più nessun appoggio, per cui c'era il rischio che Cinzia finisse col sedere lì sotto. Invece adesso, fissandola con 2 viti su quel listellino che abbiamo messo sotto, non si muoverà più. È a posto? Eh sì, guarda qua che lavoro. Bravo, Tutto amore sto mio. bordello per fare per mettere 2 viti, però vedi che Bravo, amore mio. adesso va bene. Capelli dappertutto, si infilano qua. Poi abbiamo sistemato anche il gancetto qua perché sarà piegato. Quale gancetto? Questo qua, perché dovete Fammi sapere, vedere. questo qui serve per far tenere su questo il Flanagan qua, vedi? Tac. Ok. Poi ho aggiunto anche, prima di partire, questa roba qua, sia di qua che dall'altra poltrona, perché non c'era nulla. Fai vedere, guarda, questo non c'era, e qui era spigolo a 90, spigolo vivo, Sì. e ha fatto tutta sta Spigolo roba a qua. punta proprio, ha fatto questo, sì. Toccava lì quando ci si sedeva e andava sempre a puntare lì. Allora l'ho raggiato e gli ho messo questo distanziale di modo che, perché dovete sapere che quando si siede Cinzia non è che si siede, lei si tuffa come se ci fosse un telaio in titanio. Questo è un telaio di legno con 4 viti, bisogna sedersi con una certa, Con calma bisogna sedersi. creanza. Sì, certa creanza. Sì, bisogna fare attenzione, sedersi con calma. Vabbè, adesso comunque l'abbiamo sistemato, Poi Bravo, amore mio bello. rimettiamo le poltrone, però prima di mettere quello volevo dargli una pulita perché c'è un po' di truccioli in giro. Chi è arrivato? È arrivato Strillino. È arrivato per lo spuntino, è arrivato. Sì, il miagolino che miagola sempre, questo È gattino. un po' rauco, Che però non so ancora se è un maschio o una femmina, non ho guardato. Comunque, questo miagolone, Strillina o strillino, che bello. Questo è un volpone, te lo dico io, è tutta una strategia. Sì, tanto bello. Fanno finta di essere in difficoltà. Lui,
vita. Magari che appena sbaffato, dolce. chissà da che, Sì. quale altro camperista. Che bello che sei. Salame ti piace il salame? Salame. Salame se lo sbaffa, Se lo sbaffa il salame, per la crosta di parmigiano reggiano no. Il salame sì. Mannaia Dio. Non ce n'è più, non ce n'è più. Dai, vieni su, vieni su. Vieni amore, vieni. Sei il benvenuto qua. C'è scritto I love cats, c'è scritto lì. Io amo i gatti. Vediamo ancora un pezzettino, va. Vieni. Vuoi un goccio di birra anche? Sì, un po' di prosecco, un po' di spuma di vino bianco. O la gingia, un po' di La gingia. Te gusta, eh? Solo che questo è quello piccante. Vabbè, ma non è piccante, ma in realtà sì, è rosso, ma non è che è piccante, diciamo, sì, è vero. È solo il colore. Abbiamo aggiunto anche una bella cipolla. Attenzione. La sposto un attimo qua, sto cavolo di coperchio lo devo buttare. Sì, coperchio di Barattolo qua. barattolo lì. Peperoni con cipolle. E poi cosa facciamo? Cosa facciamo? Sorpresa delle sorprese. Adesso qua li facciamo andare un po' così. Tac. Anzi, alziamo un po' la fiamma, così togliamo un po' di liquido dell'acqua. Poi cosa faremo? Questo ben di Dio. Metteremo questo. Che cos'è questo? Due bellissime rolatine che avevamo preparato a casa, messe sotto vuoto, perché noi abbiamo anche la macchinetta per mettere la carne sotto vuoto. La carne, i cibi, le cose sotto vuoto, ecco. Sì, vi ho detto la e poi carne. l'abbiamo messo in freezer a congelare. Sono due bellissime rolatine con del, non ricordo se del parmigiano, che tipo di formaggio c'era, forse parmigiano e sicuramente prosciutto, giusto? Sì. Con della salvia che dà un po' il gusto. E adesso le andiamo poi a mettere qua, tac, così le cuciniamo assieme a questo ben di Dio. Che ne pensi? Ci stanno bene, Non vedo l'ora di mangiare. Oltretutto di carne è un bel po' che non ne mangiamo. È un po' che non ne mangiamo di carne. Sì, poi noi carne, allora, carne noi non ne mangiamo tantissima. Comprarla al Lidl o al supermercato io non riesco. L'abbiamo fatto un paio di volte, ma non mi piace, cioè non ci piace quella carne lì. Per cui preferisco magari non comprarla, perché poi dopo cotta ci rimango male. Bisogna comprarle in macelleria. Ci sono comprare le macellerie. Qualche macelleria ogni tanto la troviamo. Dobbiamo fare più attenzione, appena ne capiterà una magari compriamo un po' di carne. Cos'è che volevo dire? Volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più. Cosa volevo dire? Non lo so cosa volevi dire. Vabbè, poi se mi viene in mente ve lo dico, Ok. Voilà. La salvia. Mamma mia. Una grande riserva. 13,5. Sì, 13,5 gradi. Stasera ci facciamo un bicchierino, anche due.
Anche 3-4. No, vabbè, dai. Con la carne, i peperoni, un Eh buon sì, bicchiere di ci vino. sta, il vino rosso ci sta. Eh? Annusa un po', vedi se è di tuo gradimento. Deve essere buonissimo. Tac, per la mia mogliettina. Tac, per lo chef. Chef. Chef de che? Prego, Cin. salute. Sì, chef, proprio Sì. chef. Mm. Io posso fare il lavapiatti, no? Lo chef. Lo chef è un altro pianeta, un'altra No, cosa. no. Buono questo vino, Pi. Mamma mia. È buono, eh. Vino spagnolo, portoghese, non sappiamo se è spagnolo o portoghese. Se l'abbiamo comprato in Spagna o in Portogallo, boh. Te lo dico subito. Portogallo. Portoghese, bene. Vado a togliere i punti di sutura al paziente. Vedi? Ok. Tac. E così dopo, quando ce l'abbiamo nel piatto, l'aglio possiamo anche toglierlo via. Io gli ho messo anche l'aglio, non guasta, un po' di gusto. Gli ho messo anche un po' di pepe. Buono, vedo C'è l'ora di tutti gli mangiarlo. aromi qua, vedi? Sì. Così almeno poi una volta nel piatto poi è subito pronto da tagliare E mangiare. e mangiare. Gli facciamo arrivare il profumo pure fino agli stranieri. Facciamo schiattare, li facciamo. Perché qua mica si scherza, qua si fanno le cose, Ambedio. Già, Oh mamma mia, senti. Io quasi ubriaco pure le rolatine, guarda. Un goccino glielo metto, così si ubriacano anche loro. Ah, vedi che roba, oh. Guarda che merce, oh. Guarda che merce. Si è pure caramellata il cipollotto. Già. Andiamo a sezionare, vediamo un po'. Il sughetto, il formaggio che si è sciolto, guarda. Mamma mia, guarda. Buona, Guarda quanto bel prosciutto che gli ho messo. Io ne ho messo prosciutto, Guarda. Bella carica di prosciutto. Già. Di quello buono, non quello della Lidl. Poi sarà buona anche la Lidl, per carità, ma io alla Lidl prosciutto non lo compro. Quello da mangiare così, poi se uno deve fare 2 toast, Sì, vabbè, certo. va bene, per carità, se devi usarlo un po' così da battaglia. Poi ognuno fa come crede. Sì, infatti, ognuno fa come vuole. Ci mancherebbe altro. Io dico la mia. Generalmente non sono prodotti proprio così di altissimo livello. Non che noi mangiamo. Vabbè, compriamo solo delle roba cose di della altissimo livello. Lidl, compriamo alla Sì, Lidl noi. Come qualcosina avete sì. visto, compriamo. Però sì, il prosciutto è come il discorso della come carne. la carne, diciamo, il prosciutto e la carne magari no. Magari lo mangio qualche volta in meno, ma quelle poche volte che lo compro, preferisco comprarlo quello un po' più buono. Poi c'è anche quello top che al supermercato magari neanche si trova, perché ci sono prosciutti di categoria ancora più alta. più buona. Fammi assaggiare, dai. Adesso mi sto un po' allargando questo discorso del prosciutto. È scongelata, quindi parte già con un punteggio un po'
Buona, I peperoni col cipollotto, che si è pure bruciacchiato. Buono. Sì, buono. Vi faccio vedere la mia dolce mogliettina, perché? Non tanto per l'assaggio, ma perché stasera ha fatto la doccia. Guardate Come che se non la facessimo mai la bella. doccia, la facciamo sempre la No, doccia. ma io volevo arrivare a un altro punto. Perché mi sono lavata i capelli, quindi sono più... Mamma mia, il tocco è d'obbligo. Guardate un po', gira la testolina. Inizio che tra un po' faccio rovesciare il bicchiere. Che bella morbidosa, bella cottonata, il mio amore, bella, il mio cucciolottino, la mia vicenda bella. È bella, Mamma mia. Poi con questi capelli sciolti così mi fa impazzire. Solo che ce l'ha sempre legati, Sì, io mannaggia. mi vedo meglio con i capelli legati. Ma no, che dico sei la bella verità. così, dai. Vabbè. Dai, assaggia la rollatina, dai. Con 2 peperoni. Buonina, dai, È buono. Sì, quando la facciamo a casa viene un po' più buona, però... No? Sì, perché non è... perché è fresca. È questa perché è fresca, congelato. certo, questa è congelata, per cui è un po'... però... Dai, come si dice in spagnolo? Buon provecho. Buon provecho. In portoghese non lo so, però in spagnolo buon appetito, buon provecho. Buon provecho. Sono un po' schiacciata, Questo è il dolce al cocco, che Mamma però mia. non ci ricordiamo come si chiama. Veramente Dolce tipico portoghese. l'abbiamo comprato ieri? Dovevamo mangiarlo ieri e poi abbiamo detto... Ah, mangiamolo domani. Anche perché... Sono troppi dolci, Sì, poi noi lo prendiamo, magari ne mangiamo uno in 2, Questa parte della colazione che abbiamo fatto ieri. Sì, infatti. No, ieri mattina, l'altro ieri. No, l'altro ieri. E siamo Non andati a l'altro farla al bar. ieri. E lì ci siamo un po' Sì. lasciati andare, ma anche perché non avevamo mai fatto colazione al bar. Cioè, In questo viaggio. in questo viaggio, sì. Sì, beh, certo. Adesso si è un po' asciugata perché non è più freschissima, giustamente. Ci mettiamo la Nutella dentro, crema alle nocciole. Una bella rimenata, come dicono in Piemonte. Già. Non dite così in Piemonte, riminata. Sì. In Piemonte proprio. Basta, se no mi ci tolgono coso, c'è il copyright. Abbiamo, visto che non li possono sentire, glielo dico, abbiamo i Pink Floyd in sottofondo. Sì. Per me ci devono essere sempre. Beh, sempre no, però. Quasi sempre. Perché mia moglie, dovete sapere che lei gli dà fastidio quando ascolta la musica. No, vabbè, non è che mi dà fastidio, perché anche a me piace comunque sentire a volte la musica, le canzoni. Però non 3 sempre. minuti. Sì, non per tanto tempo, ecco. Ecco, Un po' 3-4 minuti, poi al quinto già mi dice spegni. Questo è il suo piacere della musica. Vabbè, dai. Io no, per me è diverso. Vai. Ah, gli abbiamo messo questa, Sì, non è Nutella originale, però è crema di nocciole. Sì, non sappiamo di che bestia sia, ma... Com'è? È buono. Osso dolce è proprio buono, vero? Si sente proprio il cocco. È semplice, ma è veramente sfizioso. Buono. Almeno a me piace. Anche a me. Lo faccio vedere da vicino. Cosa manca? Ah, manca Ecco. la gingia. Pure la gingia vuoi? Ti sei scolata una bottiglia di vino, pure la gingia vuole. Sì, è scolata una bottiglia di vino. No. Eccola qua.
Ora si vuole scolare pure la ginger. E già col dolce ci va, Ecco. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Hai ragione, mogliettina mia, hai ragione. Vai. tu me l'hai ricordato. Vai. Mm. E l'abbiamo comprata per berla, Mm. Al limite poi ne compriamo un'altra. No, vabbè. Buona sta ginger. La devo nascondere, se no se la beve tutta mia moglie. Cin. Salute. Buona. Mm. Proprio Che buona. buona che è. Liquore portoghese. Proprio buona come le portoghesi. Mamma mia. Ah, volevo dire una cosa a proposito delle portoghesi, che sono tanta roba, Sì. ma anche i portoghesi, Aspetta, attenzione, non fate strane illusioni. Nel senso che, fatemi finire il discorso, che qui ci sono moltissime persone, abbiamo notato, che fanno attività fisica, corrono da tutte le parti, vero? Sì. Fanno tanta attività fisica, ma anche in Spagna abbiamo visto. Anche in Spagna tantissimo, ma anche qua in Portogallo. Devo dire che da tutte le parti, come sei entrato in Portogallo, ho notato questa cosa qui. Fanno molta attività all'aperto, per cui bravi, complimenti. Vuol dire che tengono alla loro salute, a mantenersi in forma, come facciamo anche noi. Sì. Vabbè. Noi lo facciamo a periodi, io lo faccio a periodi. In Sì. questo periodo non è tanto così, dipende. Sì, è vero, adesso ci siamo un po' seduti. A periodi. Ad esempio in Grecia abbiamo notato che facevano In Grecia quasi nessuno. lo sforzo che facevano più importante era questo, di alzare il bicchiere. Erano tutti al bar, fantastici, tutti al bar, non ne vedevi correre uno manco morto. Invece qua È così. fanno, vabbè, l'ho già detto, bravi.